qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa accadrà a settembre 2025. Lo facciamo iniziando da una bellissima croce celtica dove analizzeremo tutti i settori della tua vita: lavoro, finanza, economia, progetti, relazioni, famiglia, amore, e poi lo approfondiremo l'amore anche in un'altra parte, e poi andiamo a vedere il corpo, l'anima, la psiche, va bene? E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita per realizzare tutti i tuoi obiettivi in questo mese. Vi ricordo, ragazzi e miei ragazzi, per iniziare il percorso sciamanico insieme a me, sotto l'info box ci sono tutti i passi da seguire, come stanno facendo migliaia delle nostre sorelle realizzando i loro obiettivi, e c'è il link, il post che vi rindirizza al post, ok? Allora, tenendo conto di tutti i transiti principali di questo mese che mi sono scritti, tutti i transiti principali abbiamo Mercurio in Vergine fino al 18, Marte in Bilancia fino al 22, Saturno in Pesci, l'eclissi lunare il 7, tra il 7 e il 9 c'è l'energia dell'eclissi lunare, Urano retrogrado in Gemelli, Venere in Leone fino al 19 settembre, che poi passa in Vergine dal 19 settembre in poi. Allora, tenendo conto di questi transiti, io chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi con il massimo risultato in questo mese. Allora, Bilancia, settembre 2025. Allora, come entriamo nel mese? Energia attuale di come entriamo nel mese. La sfida, ostacolo principale per te in questo mese, le radici della situazione, cosa c'è nel tuo inconscio, cosa è accaduto nel mese precedente di agosto o delle settimane precedenti, come sarà la prima parte del mese di settembre, la seconda parte del mese dal 15 in poi, il tuo approccio a tutto questo, la tua energia, il tuo approccio, il tuo sé, poi le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e il risultato finale di questo mese, esito potenziale per settembre 2025 per te. Allora, ragazzi e miei ragazzi, facciamoci un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa accadrà a settembre 2025? Bilancia. Allora, andiamo a vedere l'energia attuale, cioè come entriamo nel mese. Un po' sospettosi. 7 di spade. Entriamo nel mese di settembre con una sensazione di difesa, come se ti volessi difendere. Le spade sei anche tu, no? Il segno d'aria. Quasi come se stessi scegliendo le tue mosse con attenzione, stai evitando dei conflitti diretti. Potrebbe esserci un po' di strategia qui, oppure il sentire che qualcuno non è stato del tutto sincero con te. Qua c'è il desiderio di proteggere ciò che si ama, però anche la tendenza a non mostrarsi apertamente, mi spiego? Entriamo così a settembre. Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale. La temperanza. Trovare equilibrio. La sfida è trovare equilibrio, armonia, trovare pazienza. Settembre ti chiede di mescolare con saggezza le energie opposte, luce e ombra, un po' andare al di là del bene e del male, di mettere in equilibrio le cose, no? Di fluire. La temperanza ti dice non tutto può arrivare subito, serve integrare luce e ombra. Questa è la sfida per te. Ok. Andiamo a vedere quali sono le radici di questa situazione qui.
Ah, ecco perché c'è un 3 di spade. Il cuore della questione è una ferita profonda, un dolore. Può essere una delusione, può essere un tradimento, può essere una rottura o un dolore. Questa è una cicatrice che ancora pulsa in questo mese e che condiziona le tue scelte di settembre. Quindi questo dolore è la matrice da cui nasce questa ricerca di equilibrio. Va bene? Vediamo che è successo nel mese di agosto, le settimane precedenti. Abbiamo un 2 di coppe. Ad agosto qua vedo che hai vissuto un momento di unione, hai vissuto un momento di attrazione, oppure hai vissuto la promessa di un incontro che ha toccato il tuo cuore. Ma questo legame ha portato con sé anche la consapevolezza delle vulnerabilità. 7 di spade. Infatti quello che hai vissuto qua ti ha fatto emergere questa consapevolezza della vulnerabilità con la quale entri in questo settembre, ok? Comunque procediamo, vediamo come sarà la prima metà del mese, circa fino al 15 di settembre. Sì, bello, 9 di coppe. Guarda, dopo questo peso iniziale, io vedo che ti arriva questo dono. Vedo delle soddisfazioni emotive per te entro i 15 giorni del mese, momenti piacevoli, incontri che scaldano. Perché il 9 di coppe è la carta del piacere, di un desiderio realizzato, di sentirsi appagati, no? E poi abbiamo Venere in Leone fino al 19 che amplifica questa energia di benessere per te. Flirt, anche delle passioni o delle amicizie luminose, un benessere a tutto tondo c'è. Vediamo nella seconda parte del mese. Qua abbiamo un'ottima regina di denari. Dal 15 in poi, ricordiamo che Venere poi entra in Vergine, quindi intorno al 19. Quindi dal 15 in poi con Venere che entra nella Vergine tu cerchi stabilità e concretezza. Qui si parla di radicare i rapporti, costruire sicurezza economica ed emotiva, cioè non solo emozione ma praticità, va bene? Cioè chi c'è davvero nella mia vita, chi resta, ti vedo pratica, no? Pratico, sì. Ti vedo ovviare perfettamente a questa temperanza qui, quell'equilibrio lì. Ok, qual è il tuo approccio? Certo, qua ci sei tu con la bilancia, il 6 di denari. Guarda, il tuo approccio è quello di dare e ricevere in modo equo. Qua vedo che c'è desiderio di equilibrio nelle relazioni e nelle collaborazioni, cioè questo mostra per te una grande maturità tua. Non più amore in disequilibrio, ma scambio reciproco, questo è il tuo approccio. Ok, vediamo quali sono le influenze esterne. Ah, abbiamo il diavolone qua. Abbiamo il diavolone. Guarda, attorno a te ci sono energie di attaccamento. Qualcuno può mostrarsi attaccamento, può dimostrare attaccamento nei tuoi confronti o dipendenza. Ci possono essere, c'è anche seduzione. Ci possono essere dei rapporti magnetici, però non sono sempre sani, mi dicono. Cioè potrebbero esserci delle tentazioni esternamente a te, delle dinamiche di potere anche, oppure delle persone che cercano di legarti in un rapporto non libero, non fresco, amicizie di qualsiasi natura, amorosa, dinamiche di dipendenza esterne ci possono essere, o persone che cercano di un po' manipolare l'energia, un po' di, ok? O situazioni. Vediamo un po', continuiamo comunque. Speranze o paure? Sì, allora il timore di non riuscire a gestire tutto, di dover continuamente bilanciare tra due situazioni o due cuori o due impegni. Con questo due denari vedo che c'è un po' di timore a gestire più di una cosa, però c'è anche la speranza di riuscire a danzare tra le possibilità senza perdere l'equilibrio, ok? Vediamo qual è il risultato finale. Bello, la regina di bastoni. Guarda, tu a fine settembre ritrovi la tua potenza magnetica, il tuo fuoco interiore. Qua diventi attraente, magnetica o magnetico, sicura o sicuro di te, creativa, creativo. Dopo aver attraversato le ombre, 7 di spade, 3 di spade, il diavolo, quindi
Qua ti ricordi che il vero potere non è nel controllo esterno, ma nella luce interiore che attira naturalmente. Mi spiego? Guarda, i transiti, fammi rivedere. Sì. Allora, la prima parte del mese con la Venere in Leone, questo 9 di coppe, vedo piaceri per te, flirt, gioie leggere, voglia di vivere in modo più spontaneo, no? Dopo il 19 con la Venere in Vergine, la Regina di Denari mi parla di concretezza, della tua voglia di stabilità, di rapporti che si radicano, vedo qua per te. Attenzione ai dettagli, no? E poi abbiamo questo Urano retrogrado in Gemelli che qua è interessante perché riapre delle vecchie ferite del Tre di Spade, eccole. Però spinge a non cadere nelle trappole del diavolo, insegnandoti la libertà. Le eclissi che ci sono, che c'è il 7, però l'influenza dal 7 al 9, anche un'eclissi parziale di sole c'era intorno al 20 se non sbaglio, però non me lo sono scritto. Quindi l'eclissi, cos'è l'eclissi? Far venire fuori ciò che è nascosto. Ok, quindi i movimenti planetari con l'eclissi ti spingono a rimettere in equilibrio cuore e mente, passioni e pragmatismo. Mi spiego? Sì. Guarda, adesso vediamo tutti i settori. Vediamo tutti i settori. Allora, per quanto riguarda lavoro e finanze, qua le carte chiave sono la Regina di Denari, il 6 di Denari, il 7 di Spade. Ti dico che all'inizio del mese potresti sentire che serve astuzia, serve prudenza e anche un po' di strategia dietro le quinte. Non tutto va mostrato subito, mi dice sì diplomatica o diplomatico. Con il 6 denari qua emerge un tema di dare e ricevere, cioè bilanciare le energie, le collaborazioni, i contratti. Con la regina di denari qua ti vedo portare stabilità nella seconda metà del mese, cioè qua io vedo delle possibilità per te di consolidare dei progetti, degli investimenti sicuri, oppure di ricevere un riconoscimento economico. Allora, il consiglio che ti do è di evitare le promesse affrettate, cioè punta alla concretezza e all'equità, va bene? Per quanto riguarda le relazioni, le amicizie e la famiglia, le carte chiave qua sono il 2 di coppe, il 3 di spade, il 9 di coppe e il diavolo. Allora, io vedo che qua ad agosto c'è stato un legame forte, che continua a vibrare, ma ha adesso la radice del 3 di spade. Col 3 di spade mi dice che in questo legame forte, quello che c'è stato qua ad agosto, ha fatto uscire delle vecchie ferite nelle relazioni, anche familiari o amicali, Il 9 di coppe però qua mi mostra una prima metà del mese molto più serena, gioiosa, dei momenti piacevoli in famiglia, le uscite con gli amici, delle piccole soddisfazioni. Tuttavia però il diavolo avverte di dinamiche tossiche o di legami troppo vincolanti in famiglia o nelle amicizie. Quindi ti dico, fai attenzione a non cadere in ruoli di dipendenza o di manipolazione. Fondamentalmente ti dico, nutri chi ti rispetta davvero e non legarti a chi ti chiede compromessi sul cuore. Va bene? A livello di salute e di corpo, la 2 stavo dicendo, volevo mettere tutto insieme, il 2 denari e la temperanza, la 2. Allora, la temperanza e il 2 denari, qua c'è un tema di equilibrio e di adattamento, come se ti dovessi adattare a qualcosa, no? Potresti sentire delle oscillazioni di energia, 2 denari. Quindi il corpo qua chiede attenzione costante, piccole abitudini sane e ritmo. La temperanza qua ti invita a integrare, cioè attività dolci, uno yoga sciamanico, una danza, una meditazione in movimento. Lo yoga sciamanico è tutta meditazione in movimento. Cura nell'alimentazione, evitando gli eccessi. Io ti dico di sentire molto i segnali del corpo in questo mese, specialmente lo stomaco e il sistema nervoso, perché sono legati qua a Mercurio e a Venere, ok? Allora,
Guarda, a livello di anima e di psiche, io ti vedo qua con la regina di bastoni, che alla fine del mese tu ritrovi proprio potere creativo, fiducia, magnetismo, dopo questo lavorio sull'equilibrio, io ti vedo che ritorna questa fiamma interiore a fine settembre, sì. Allora, adesso andiamo a vedere l'amore, ma già da questa stesa le carte chiave qua sull'amore sono questo 7 di spade, il 3 di spade, il 2 di coppe, il 9 di coppe, la regina di denari, il diavolo e la regina di bastoni. Allora, io vedo che all'inizio del mese ci sono delle difese, dei sospetti, delle vecchie ferite che ancora fanno sentire il loro peso. Nella prima metà invece qua ti vedo con la gioia, con la passione e degli incontri che danno piacere, anche perché abbiamo la Venere e il Leone. Nella seconda metà io ti vedo con la voglia di stabilità e radici, anche perché la Venere in Vergine è proprio la regina di denari. Alla fine del mese tu diventi regina di bastoni, anche se sei uomo, è molto carismatica, magnetica o magnetico, cioè sei padrona del tuo magnetismo. Chi ti ama deve venire con autenticità, perché tu non accetti più le catene. Ok? Per esempio, ti posso dare già un accenno qui, se sei già in coppia ci possono essere delle possibili tensioni dovute a delle vecchie ferite o gelosie. Però col lavoro di equilibrio, la temperanza, si può rafforzare la relazione e darle nuova stabilità. Se sei single, io ti dico questo, incontri forti, passioni magnetiche, diavolo 9 di coppe. Però attenzione a chi vuole solo legarti. Il mese qua si chiude con un amore che ti vede protagonista, cioè sei tu a scegliere, non a subire praticamente. Ok? Allora, prima di andare nel dettaglio sull'amore, settembre è un'alchimia interiore, dal sospetto e dalla ferita alla gioia, alla soddisfazione, alla stabilità concreta, al recupero del proprio fuoco magnetismo. Cioè i transiti che ci sono qua ti spingono nella prima parte del mese a vivere delle passioni e dei piaceri, dopo il 19 a fare scelte pratiche e concrete e a fine mese a risorgere come regina o come re, cioè integrando la tua nuova forza. Mi spiego? Ok, andiamo nel dettaglio sull'amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore nel mese di settembre 2025? Bilancia. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi in amore? 3 di bastoni, 2 di spade, wow, asso di coppe. Guarda, io ti dico che all'inizio del mese magari ci può essere un po' di non saper che decisione prendere rispetto all'amore, rispetto a qualcuno. Mm. O stai aspettando qualcuno, o c'è un... Non lo so, qua vedo incertezza di vedere il futuro, o incertezza di vedere oltre, no? Però io vedo qua l'asso di coppe, soprattutto a fine mese io vedo qua questa cosa. C'è un'opportunità di rinnovo o una nuova relazione proprio, però che ha come base il fatto che scegli tu senza catene. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. 5 di denari. Il Papa. L'8 di spade. Io qua vedo una persona che porta addosso una ferita di esclusione, di solitudine, no? Di non abbastanza. Si sente fragile, impoverita, non solo economicamente può essere, ma soprattutto emotivamente. Ha vissuto un momento di freddezza nel cuore. Però nonostante questa ferita cerca guida, cerca un senso a quello che gli è successo, vuole costruire qualcosa di sacro e duraturo. Qua vedo una persona che desidera sicurezza, valori solidi, forse legata anche a schemi tradizionali o in cerca di una direzione spirituale. La sua energia qua di blocco mentale, una gabbia invisibile, è come se questa persona si sentisse limitata, intrappolata dalle circostanze o dalle proprie paure. Allora ti dico che qua vedo una persona che non è ancora del tutto libera dentro, porta il peso di una mancanza, ha anche una grande sete di spiritualità e di legame, è come se si sentisse un po' indegno d'amore, però al tempo stesso ne avesse bisogno immenso,
E l'otto di spade qua dice che non riesce a vedere vie d'uscita, però tu potresti rappresentare la luce che apre gli spiragli. Ok? Cioè, aspettate, mi stanno cadendo le pietre, che io qua sempre con la normalina sto. Allora, questa è una persona che inizialmente da una parte è fragile, intimidita, teme di non meritarti, dall'altra riconosce in te, con il Papa, una guida, un'energia che lo eleva. Potrebbe sentirti come un amore che gli porta saggezza o come un insegnante, cioè una figura che accende in lui il senso del sacro, o in lei. Dentro di sé però è in conflitto, ha paura di avvicinarsi per non mostrarsi povero, energeticamente, emotivamente o materialmente. Però non può negare che con te sente questo richiamo dell'asso di coppe, che vedi sono a specchio, no? Il cuore che vuole ricominciare ad amare. Quindi ecco perché qua ci sono anche le influenze esterne che mi parlano delle persone che ti vengono incontro, comprensiva in amore, no? Questa persona è un'anima che arriva con un bagaglio di ferite e di blocchi, però anche con un desiderio sincero di autenticità. Non entra con leggerezza, entra con bisogno. Ecco perché mi riconfermano questo diavolo che ti ho detto prima. Qualcuno vorrebbe legarti anche inconsciamente. L'importante è prendere consapevolezza. Forse non è del tutto libera dai suoi blocchi, però è proprio questo che è proprio questo che è proprio per questo che l'energia con te si trasforma in possibilità di guarigione. Cioè tu qua è come se riaccendessi la luce della, passami il termine, della speranza, ok? Vediamo un po', ecco perché tu stai un po' indeciso o indeciso. Vediamo un po' alla fine cosa succede in amore per te. Settembre 2025, amore. Cavallo di bastoni. Sì, 8 di coppe. Wow, il giudizio. E qua c'è una rinascita amorosa, eh? Perché qua c'è il cavaliere di bastoni e mi dice che arriva il fuoco, l'impulso, la passione che mette in moto la situazione. C'è un incontro, una svolta improvvisa qua, qualcosa di dinamico, di coraggioso, no? Ci si lascia alle spalle ciò che non nutre più. Questa è la carta della partenza interiore, andare oltre le vecchie dinamiche chiudendo un ciclo emotivo che non serve più. E qua c'è la chiamata, la rivelazione, la rinascita dell'amore per te. È un messaggio proprio anche dal cielo per dire qual è il passo giusto. Cioè, fondamentalmente qua a settembre tu ricevi un segnale forte in amore, qualcosa o qualcuno ti scuote, ti fa prendere coscienza di ciò che va lasciato andare e ti porta a una rinascita spirituale e sentimentale. Come se l'universo ti dicesse adesso è il momento di scegliere con il cuore di riallinearti con il tuo destino dell'amore. Ok? Facciamo le specifiche per ogni situazione. Per esempio, se sei single, il cavaliere di bastoni porta un incontro improvviso, passionale, non programmato. L'otto di coppe ti dice che per aprirti davvero a questo incontro devi lasciarti alle spalle delle delusioni o degli schemi che ancora ti condizionano. Il giudizio mi dice che questo incontro può essere un incontro di quelli destinati, cioè qualcuno che cambia la tua visione dell'amore. Mm? Quindi per voi single, ragazze e miei ragazzi, settembre ti porta a un incontro trasformativo, ma chiede coraggio nel lasciare il passato alle spalle. Ok? Per chi ha una persona nel cuore, magari una relazione non definita, stai pensando a questa persona, a un ritorno, pensieri su qualcuno, ok, il cavaliere di bastoni indica che questa persona può farsi avanti con molta passione, però ti dico anche non del tutto stabile, ma deciso a rientrare nella tua vita. L'otto di coppe dice che c'è proprio questo ritorno, che però tu non potrai più accontentarti di mezze misure, ricordiamo la Venere in Vergine nella seconda parte. Questa persona si riallinea con te o sarai tu a camminare oltre. Ricordiamo che c'è la stabilità e la pragmaticità con la Venere in Vergine dopo il 19. Il giudizio qua porta a un momento di chiarezza definitiva. O questo legame si trasforma e rinasce in qualcosa di vero, se stai aspettando un ritorno, oppure si chiude con la sensazione di aver capito finalmente la lezione. Va bene? Quindi per chi ha qualcuno nel cuore, aspetta un ritorno, eccetera, c'è un verdetto in questo mese.
non resterai più sospesa o sospeso, perché settembre ti porta tutte le risposte, va bene? Se invece sei in coppia, il cavaliere di bastoni qua porta molta vitalità, nuova passione dentro la coppia. Potreste vivere proprio un periodo molto dinamico, con voglia di rinnovare la relazione, sessualità, erotismo. L'otto di coppe però ti dice che bisogna lasciare vecchi rancori o abitudini tossiche. Sì, cioè questo è il mese del non possiamo più andare avanti così. E il giudizio qua porta una vera rinascita di coppia, cioè chi resta insieme in questo mese lo farà con una nuova consapevolezza. Chi invece non regge questo passaggio potrebbe decidere di chiudere, perché è in coppia. Cioè fondamentalmente qua perché in coppia settembre ti dice o si cresce insieme o si lascia andare. Va bene? Quindi il messaggio, vediamo un po' cosa ti dicono i miei potenti oracoli, lui, lei, questa persona che viene nei tuoi confronti, no? E per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Questa persona. Non sono stato onesto e infatti qua entriamo in settembre col 7 di spade. C'è qualcuno che non è stato onesto oppure delle cose che devono essere con il giudizio risolte. Non sono stato onesto, qualcuno che non è stato onesto. Vediamo ancora, e lo sa però, Se, per esempio ritorno, una persona che è nel cuore, cos'altro? Sei bellissima o bellissimo per questa persona. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questo è un mese di verdetto nell'amore per te. Questa è sia la persona che ti dice basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, eccola qui l'energia, nonostante mi senta bloccato, prendo il coraggio, sia tu, dici basta, mi apro al nuovo, perché qua ci sono delle relazioni importanti, grandi, passionali, ok? Quindi fondamentalmente a livello amoroso qua il cielo in questo mese ti scuote per aprirti a una verità più grande. Non si resta più in stand-by, arriva un momento di rivelazione col giudizio che ti spinge a lasciare andare con l'otto di coppe ciò che non ti nutre più e ad accogliere la passione e il nuovo inizio che bussano alla tua porta. L'asso di coppe e il cavaliere di bastoni. Questo è un mese che segna un prima e un dopo per te. Ok? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, penso di aver detto tutto, tutti gli ambiti, tutti i settori. Adesso vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale per te, vediamo un po'. Con queste carte ti darò anche il rituale della buona riuscita. Bilancia, settembre. Lo spirito animale, il secondo chakra, passione, erotismo, lo spirito animale, selvaggia, selvaggio. Ok, adesso te lo leggo, che è bellissimo il rituale dello spirito animale. Questi rituali, ragazzi e miei ragazzi, sono sempre da inserirsi nella pratica dei 21 giorni, ok, che stiamo facendo, per chi li sta facendo, altrimenti va bene questo rituale qui. Allora, 39. 39, eccolo qui. Risiedo nel secondo chakra, nell'area degli organi genitali e nel plesso pelvico. Mi identifico con l'energia sessuale e con il cosmo delle meravigliose emozioni del tuo bambino interiore. Le emozioni che hai vissuto da bambino, infatti, non sono andate perdute, sono registrate qui, nell'area del secondo chakra. Mi identifico con la pulsione sessuale e con la pura Kundalini, l'energia divina che risiede nel corpo umano. Nel secondo chakra vi è tutto ciò. Quando unite i vostri vortici energetici a questo livello, sentite che scambiate emozioni e istinti profondi. L'unione erotica è uno straordinario momento in cui è possibile superare la gabbia dell'io per porre il centro della propria consapevolezza oltre se stessi. È una palestra per vivere in modo più vasto qualsiasi sfera della vita, perché la mente apprende, ricorda e riproduce ciò che avviene nell'atto sessuale facilmente e con molta intensità. Se state facendo la pratica della Kundalini, la sequenza fluida, va bene quello, ok? Questa carta ti dice:
Devi potenziare la tua energia e la tua sfera erotica, che è sia sessualità, sia creatività, sia erotismo, sia esperienza estetica, sia piacere, sia dolcezza, innamoramento e anima selvaggia. Un atto erotico, un atto procreativo. L'eros va sempre soddisfatto tutto il giorno, che non significa andare a letto con qualcuno, non solo quello. Significa fare qualcosa di creativo che è eccitante, ti stimola, è un atto procreativo. Stai copulando con il tuo amante mistico, sposo, sposa celeste, daimon, il tuo destino. Allora, adesso ti do questo rituale che è bellissimo. Leggendo le formule psichiche che seguono, respira profondamente e più lentamente possibile. Rimani a contemplare ogni formula per il tempo di 3 respiri lenti e profondi. Ascolta le emozioni che ti dà, le sensazioni che ti procura con attenzione. Io non sono l'io, io sono il tocco. Io sono l'ascolto, io sono la visione. Tu non sei il tu, sei il piacere. Tu sei il tocco, tu sei la visione. Io non sono l'io, sono il piacere. Io sono il vento che soffia. Tu sei la terra che accoglie. Io sono il fuoco che brucia, tu sei l'acqua che disseta. Io sono la montagna, tu sei il mare. Insieme dilatiamo i corpi fino a disperderci nel vuoto dell'infinito e nel nostro amore ci ritroviamo. Infine, nell'arco di 10 respiri lenti e profondi, senti la presenza del tuo spirito animale al tuo fianco. Chiediti di che animale si tratta. Visualizzalo guardandolo negli occhi e sentendo tutta la sua energia. C'è Regina di bastoni, 9 di coppe, energia erotica. Serve l'animale, lo spirito animale. Visualizza quale animale è per te, ti arriveranno con l'occhio dell'immaginazione e recita queste formule psichiche magiche affinché tu possa sentire ogni volta che visualizzi il tuo spirito animale questa energia erotica per creare eventi meravigliosi in questo mese. E qua ti dice che sei la custode o il custode dell'eros in questo mese. L'eros è la vera radice del sapere, perché è l'energia che ti consente di divenire ciò che conosci. Oggi sei vincente, nel cielo sereno coltiva la forza della tempesta, senza tuttavia oscurarne la limpidezza. L'energia erotica che si svilupperà per te in questo mese è fondamentale per la realizzazione del tuo mondo. Se mi segui il rituale con le pratiche vedrai, colpisci, Regina di bastoni, ok? Bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, stupendo, non aggiungo altro, vi ho detto tutto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.